Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di Europa e delle radici alto-medievali dell'idea di questa. Come sempre, bentornati. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e se volete supportare ancora di più l'operato della Fara potete diventare nostri Patreon o abbonati, trovate il link in descrizione, o utilizzare i super grazie. Veniamo all'argomento della giornata. Quando vedrete questo video, sabato se siete abbonati, domenica per tutti gli altri, saranno in corso le elezioni per il Parlamento europeo. Ora, sebbene l'Unione Europea sia solo una delle possibili manifestazioni dell'idea di Europa, è sicuramente quella che in questo momento ci tocca di più. Quindi vi invito ad andare a votare qualsiasi cosa decidiate di votare. Detto ciò, però, il concetto di Europa è un concetto che ha attraversato la storia ovviamente dell'intero continente e che si è andato evolvendo. A noi che ci occupiamo di Longobardi interessa in particolar modo quale possa essere stato il contributo alto-medievale alla nascita dell'idea di Europa e come poi la storiografia più recente si sia presa la briga di rivedere l'Alto Medioevo in un'ottica europea. Iniziamo dall'antico, iniziamo dall'idea di Europa delle origini. Ora, il termine Europa è un termine molto antico che solitamente viene fatto risalire, secondo alcune interpretazioni, a una contrapposizione col termine Asia, dove il termine Asia andrebbe a indicare là dove sorge il sole, e il termine Europa, la terra del tramonto, quindi sostanzialmente Oriente e Occidente. Sappiamo che ovviamente dal punto di vista geografico il termine Europa è noto, ma non va a identificare in epoca antica un'unità di popoli o una civiltà. Spesso viene sottolineato come la prima contrapposizione fra Oriente e Occidente si possa far risalire alla Grecia classica, alla mitologia che essa stessa costruisce intorno all'idea di essere la difesa ultima contro l'Oriente. Ma, ad esempio, i filosofi greci pongono l'ellenicità come una posizione intermedia, che ha solo gli aspetti positivi tanto dei popoli del nord e dell'occidente quanto dei popoli dell'est, ovviamente tutti inferiori ai greci, perché ricordiamo che per i greci tutti quelli che non parlavano greco erano semplicemente barbari. L'idea di Europa più simile a quella che noi intendiamo oggi probabilmente va a svilupparsi proprio a partire dall'Alto Medioevo. Sì, perché l'impero romano, che è un'ossessione tipicamente italiana, in realtà probabilmente non getta le basi dell'idea di Europa, sebbene l'Europa sia erede di molti aspetti dell'impero romano. Perché, come il professor Barbero spiega molto bene in diversi dei suoi video, l'impero romano era un impero su 3 continenti alla sua massima espansione. Europa sì, ma anche Nord Africa e Asia. Quando l'Europa che noi intendiamo oggi, quella che sostanzialmente viene ricalcata dall'Unione Europea quantomeno a livello geografico, comincia a delinearsi? Beh, proprio nel periodo dei regni romano-barbarici. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'ingresso di queste popolazioni, che in realtà sappiamo bene erano già presenti all'interno del territorio dell'impero da molti secoli, imperatori, interi eserciti erano composti da barbari, ma diciamo che dal momento in cui non esiste più un'istituzione imperiale in Occidente, si vanno a creare quelli che vengono appunto definiti regni romano-barbarici, dove l'elite al comando è germanica, ma la burocrazia e la gestione delle attività normalmente viene lasciata all'elite ancora romana. In questo momento, parallelamente, si allarga la forbice con il mondo orientale, col mondo che rimane romano, che si definisce romano, ma che parla greco, cioè con quel mondo che noi siamo abituati ancora oggi a chiamare bizantino. In quel momento, e poi successivamente nel VII secolo con l'avanzata araba, progressivamente quello scampolo di territorio a occidente dell'Asia e a nord dell'Africa diventerà qualcosa di diverso da una parte dell'impero come era stata in precedenza. Sì, perché se l'Oriente greco, parlante greco, con visioni religiose cristiane ma diverse da quelle romane, diventa comunque estraneo progressivamente,
Anche l'Africa, che era stata a lungo uno dei centri di ricchezza del mondo romano e che era poi diventata parte, ad esempio, del regno vandalo, quindi di nuovo un regno romano barbarico, finisce in mano all'espansione araba, spezzando quindi la continuità territoriale del bacino del Mediterraneo e lasciando quella che noi oggi chiamiamo l'Europa sostanzialmente isolata, si fa per dire perché i contatti e i commerci continuano, ma isolata dal punto di vista culturale, nel suo angolino nord-occidentale. Ma gli europei dell'epoca erano consapevoli di esserlo? Scusate, è cominciata quell'incivile stagione nota come estate e sto già sudando tantissimo. In questo ci viene in soccorso una figura gigantesca dell'epoca altomedievale, cioè quel San Colombano proveniente dall'Irlanda. Il monachesimo irlandese è una realtà altomedievale fondamentale. Secondo alcuni studiosi addirittura il monachesimo irlandese contribuisce alla rievangelizzazione di alcuni territori dell'Europa. Sì, perché l'Irlanda, da periferia del mondo cristiano, diviene la fonte di un monachesimo molto attivo e in particolare di scriptoria che permettono quindi la divulgazione del credo cristiano attraverso il continente. Fra questi monaci c'è appunto Colombano, nato alla fine del VI secolo sull'isola, formatosi in quella visione celtica della cristianità e che poi intorno all'età dei 50 anni abbandona l'isola per andare sul continente. Prima in Gallia, dove si ferma a lungo, fonda dei monasteri e poi, a causa di alcuni scontri, tanto con il clero di matrice romana proprio della Gallia, tanto per essere finito in mezzo alle diatribe dinastiche dei regni franchi della Gallia, si trasferisce niente poco di meno che in Italia. Il suo obiettivo è parlare col Papa, vedere riconosciuta la sua posizione. Non entriamo qui nello specifico, ma insomma diciamo che la grande differenza fra il cristianesimo celtico insulare e quello romano, soprattutto in quel periodo lì, e oggetto di contendere, era la definizione della data della Pasqua. Quello che a noi interessa è che arriva in Italia sotto il regno di Agilulfo, quindi uno dei re longobardi più famosi, noto per il suo vigore, legato alla dinastia bavarese, un momento fondamentale della storia longobarda. In questo contesto, fra il 613 e il 614, fonda un'abbazia anche in Italia. Gli viene prima concesso il territorio, gli vengono poi concessi anche i proventi derivanti da alcune saline, proventi che in origine erano ad appannaggio del duca e quindi chiaramente c'è un supporto del Regnum Langobardorum e nel 614 viene fondata l'abbazia di Bobbio. In realtà il nostro Colombano morirà poco dopo la fondazione dell'abbazia, nel 615, ma questa continuerà a venire retta dai compagni che erano venuti con lui sul continente e da quelli che si erano formati insieme a lui. Ma allora cosa c'entra tutto questo con l'Europa, tranne l'attraversamento fisico di territori che vanno dall'Irlanda all'Italia? Beh, c'entra perché San Colombano in 2 missive si rivolge a 2 diversi papi, a Gregorio I e a Bonifacio IV, se non ricordo male. La prima missiva è del 600, la seconda è del 613 o qualcosa del genere. In entrambe le missive fa riferimento al concetto di Europa, in particolare riferendosi al Papa, questo Papa romano, in questa realtà in cui l'Oriente ha comunque un'altra dimensione, anche dal punto di vista religioso. Nella prima missiva definisce il Papa il più bel fiore di questa decadente Europa e nella seconda il più bel capo di tutte le chiese dell'Europa. Di conseguenza possiamo intendere che quantomeno il termine Europa per San Colombano significasse qualcosa di molto preciso. Sì, ma cosa? Difficile dirlo. Quello che possiamo dedurre è che dovesse essere quello che non era tutto il resto, cioè non era la Chiesa greca, non era l'avanzata dei barbari in altre parti del fu impero romano, doveva essere quello scampolo di mondo compreso fra i confini estremi del mondo da cui San Colombano si sentiva di provenire e la Chiesa di Roma, sostanzialmente quindi l'Europa come la intendiamo noi.
È difficile credere che i confini, la definizione territoriale, ma anche la percezione di cosa volesse dire essere europei fosse per San Colombano molto definita e simile a quella che abbiamo oggi, ma è un primo passo, un primo riferimento all'identificazione di questa nuova realtà che si veniva a creare dalla commistione dei regni germanici con la Chiesa romana come qualcosa di diverso, qualcosa di europeo. E quindi appunto da queste due matrici, quella dell'organizzazione ecclesiastica romana e quella dei regni di matrice germanica, si andava a definire questa nuova idea di Europa a cui San Colombano probabilmente faceva riferimento. Allo stesso modo, nell'VIII secolo, quindi ci spostiamo più avanti, facendo riferimento alla battaglia di Poitiers o a quella di Tours, la fonte non è chiarissima, un autore portoghese fa riferimento per la prima volta nella storia alla vittoria degli europei sugli arabi, mostrando quindi anche un riconoscimento non solo di un ipotetico territorio europeo. Il Papa era il più bel fiore d'Europa, il capo delle chiese d'Europa, ma non si parla di europei. Al contrario, Isidoro Pacensis dice che gli europei vincono sugli arabi. Quindi, anche se forse è prematuro cercare in questa definizione il riconoscimento di una concezione di abitanti dell'Europa come un'unità, si comincia però a vedere che la definizione di europei, in questo caso contrapposti ad arabi, è accettabile da un cronista contemporaneo dell'VIII secolo. Ecco quindi che possiamo cominciare a vedere come l'idea dell'Europa che poi porterà alla nostra idea d'Europa, si vada a formare proprio in questo periodo. Sì, anche perché dal punto di vista geografico, con il vecchio Mare Nostrum, che ormai Nostrum non è più, si sposta il centro dell'Europa sempre più verso il cuore del continente. Pensiamo alla notte di Natale dell'Ottocento, all'incoronazione di Carlo Magno imperatore, e quindi Rex Francorum, Rex Langobardorum, e alla sua meravigliosa sede di Aquisgrana, che appunto sposta i centri del potere molto più vicino a quelli che sono oggi quelli dell'Unione Europea, ad esempio. È chiaro che cercare in questi documenti e in queste definizioni un'idea di Europa è ovviamente un lavoro da un lato difficile, e ringraziamo gli studiosi che l'hanno fatto per noi, e dall'altro destinato a rimanere incompleto. Non possiamo conoscere la mentalità dell'epoca, possiamo conoscerne solo le loro manifestazioni. Il fatto che ci siano queste manifestazioni indica che la mentalità sta cambiando, la mentalità su cosa sia l'Europa e cosa siano gli europei. Questo tema si rifarà sentire molto forte dopo la Seconda Guerra Mondiale. E proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale verranno gettate le fondazioni di quella che è oggi l'Unione Europea. Dal punto di vista storiografico, l'importanza del concetto di Europa, l'importanza dell'unione di popoli, l'importanza dell'arrivo di nuovi popoli, viene fatta propria da alcune teorie storiografiche, in particolare dalla cosiddetta Scuola di Vienna, che mi avete sentito citare molte volte su questo canale. Una scuola a cui dobbiamo grandissimi lavori di valore, e che parte però dal presupposto che sostanzialmente le identità altomedievali siano delle identità fluide, poco forti, poco definite, e che non ci sia una netta rottura col passato tardo-antico, ma una progressiva evoluzione in qualcos'altro. Questa lettura dal punto di vista della cultura materiale, quindi dal punto di vista archeologico, e dal punto di vista delle analisi del DNA, negli ultimi anni è stata messa un pochino in dubbio, soprattutto nei suoi aspetti più eccessivi, più rigorosi nel negare l'identità delle popolazioni germaniche, ad esempio. Riguardo a questo, vi consiglio questo libro che mi avete già sentito citare più volte: I raffinati metodi di indagine e il mestiere dello storico, l'alto medioevo italiano all'inizio del terzo millennio di Luigi Andrea Berto. Tra l'altro io ce l'ho in cartaceo perché mi piace avere i libri in sede associativa nella biblioteca in modo che tutti si possa consultarli, ma lo trovate gratuitamente sul profilo accademia.edu dell'autore. In questo libro l'autore fa un'analisi proprio dell'evoluzione della storiografia ispirata alla nuova idea di Europa.
Sì, perché è vero che esistono le scienze storiche, è vero che la storia è fatta di fatti, ma è vero anche che i fatti vengono interpretati e che nuovi fatti portano a nuove interpretazioni. Di conseguenza, se nella prima metà del Novecento e nella fine dell'Ottocento la storia era stata completamente utilizzata e piegata a favore dell'ideale dello Stato-nazione, che se chiedete a me non vedo l'ora che finisca di essere supportato, e quindi con tutti gli eccessi che conosciamo della storia del Novecento, in cui era importante sottolineare l'etnicità della nazione, l'identità della nazione contro le altre. Ecco che nel dopoguerra, nella ricerca della pace e nel fondare una nuova identità europea di collaborazione, si prova a rianalizzare quel periodo storico dell'Alto Medioevo, foriero di questa nuova idea di Europa, proprio in un'ottica appunto di attenzione più agli aspetti in comune delle popolazioni, attenzione più ai rapporti di collaborazione, di commercio, di scambio, più che allo scontro militare e alla definizione di queste popolazioni con categorie che erano sì anacronistiche, perché definire ad esempio i Longobardi come popolo invasore perché germanico in Italia, ma invece definire i Franchi come popolo fondatore in Francia, è chiaramente un'analisi che pecca dell'idea di cosa viene definito come italiano o francese in quel periodo storico. E di conseguenza, se l'italiano è, di nuovo, tutto quello che è di derivazione romana, perché questa è l'ossessione che abbiamo in Italia, i Longobardi sono invasori. Se invece il popolo francese è l'erede di Carlo Magno e della monarchia poi successiva, allora i Franchi sono dei fondatori. È chiaro che la storia non deve venire piegata in questo modo. La scuola di Vienna tenta quindi un approccio, potremmo definire più inclusivo, con un termine purtroppo abusato. Arriva a degli eccessi e, come io vi ho detto più volte, preferisco di gran lunga l'approccio archeologico che tiene conto della dimostrazione materica della diversità di queste popolazioni e io personalmente, nel mio piccolo, ritengo che l'Alto Medioevo sia una rottura traumatica, ma che sia stata una rottura traumatica che aveva le sue radici proprio nella tarda antichità e non le invasioni barbariche dei nostri libri di storia. Credo solo nostri ormai, tutti gli altri lo chiamano periodo delle migrazioni. Bene, è un argomento complesso, spero che vi abbia interessato, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e di nuovo andate a votare. Mandi!